Ho esaminato le carte della città con la massima cura, ma non sono riuscito a ritrovare la Rue d'Ussel. Aggiungerò che non mi sono limitato ai documenti moderni, perché è un fatto che i nomi delle strade cambiano. Anzi, mi sono tuffato nelle antichità topografiche della zona e credo d'aver esplorato personalmente tutte le vie, a prescindere dal nome, che avrebbero potuto corrispondere a quella che cercavo. Ma nonostante i miei sforzi, resta il fatto assurdo che non sono riuscito a individuare né la casa né il quartiere dove durante gli ultimi mesi della mia vita di studente di metafisica ho ascoltato la musica di Eric Zahn. Che la mia memoria sia debole non dovrebbe sorprendere. Per tutto il tempo in cui vissi in Rue d'Ussel non ero del tutto in me, né fisicamente né mentalmente, e a quanto ricordo non portai mai nessuno laggiù, né amici né conoscenti. Che io stesso non riesca più a ritrovare quel luogo, però, è strano e mi lascia perplesso. Non distava più di mezz'ora a piedi dall'università e aveva certe caratteristiche peculiari che nessuno avrebbe potuto dimenticare. Eppure non ho mai incontrato nessuno che conoscesse la Rue d'Ussel. Si trovava al di là di un fiume scuro, costeggiato da magazzini di mattoni dalle piccole finestre cieche e attraversato da un grande ponte di pietra nera. Lungo il fiume c'era sempre ombra, come se il fumo delle fabbriche vicine cancellasse il sole per sempre. Dalle sue acque saliva un odore nauseante, diverso da qualunque altro abbia mai sentito e che un giorno potrebbe forse aiutarmi a ritrovare quel luogo, perché lo riconoscerei subito. Oltre il ponte c'era una serie di stradine dal selciato di porfido, strette e fiancheggiate da bassi parapetti. Poi cominciava la salita, dapprima lieve, ma sempre più ripida man mano che ci si avvicinava alla Rue d'Ussel. Non ho mai visto una strada così stretta e scoscesa. Pareva quasi una scalinata, chiusa ai veicoli e composta da rampe di gradini intervallate da brevi tratti in salita, fino a terminare contro un alto muro coperto d'edera. La pavimentazione era irregolare, a volte lastre di pietra, a volte cubetti di porfido e in certi punti semplice terra nuda da cui spuntava una vegetazione grigio-verde e malata. Le case erano alte, antichissime, con tetti spioventi. Alcune pendevano all'indietro, altre in avanti o di lato e talvolta due edifici inclinati l'uno verso l'altro finivano quasi per toccarsi sopra la strada, formando una specie di arco. Senza dubbio toglievano luce all'intero quartiere e alcune erano persino collegate da piccoli ponti sospesi sopra la via. Il quartiere mi colpì profondamente, dapprima per il silenzio e la reticenza dei suoi abitanti, poi per l'età decrepita di ogni cosa. Non ricordo come ci arrivai, ma quando mi aggiravo per quelle strade non mi sentivo più del tutto me stesso. Avevo già vissuto in molti quartieri poveri, scelti sempre per necessità, e credo di essere finito nella Rue d'Ussel quasi per caso. Presi alloggio nella casa diroccata del paralitico Blandot, la terza partendo dalla cima della strada e anche la più alta. La mia stanza era l'unica occupata al quinto piano perché l'edificio era quasi completamente vuoto. La sera del mio arrivo sentii una musica strana provenire dalla mansarda sotto il tetto e il giorno seguente chiesi spiegazioni a Blandot. Mi disse che lassù viveva un vecchio musicista tedesco e muto che si faceva chiamare Eric Zahn e che la sera suonava in una piccola orchestra teatrale. Dopo il lavoro, però, gli piaceva restare sveglio a suonare da solo nella notte. Ed era questa la ragione per cui aveva scelto l'alta e solitaria mansarda, la cui finestra da baino era il solo punto del quartiere che guardasse oltre il muro d'edera e da cui si vedesse il panorama che si stendeva al di là di esso. Da allora ascoltai ogni sera le sonate di Zahn e sebbene mi tenessero sveglio, ero ossessionato dalla loro singolarità. Conoscevo ben poco la sua arte, ma ero certo che gli accordi che traeva dal suo strumento non avessero nulla a che vedere con la musica comune. Ne conclusi che fosse un genio della composizione
e più lo ascoltavo, più ne restavo affascinato, finché dopo una settimana decisi di fare la sua conoscenza. Una notte, mentre tornava dal teatro, intercettai il vecchio nel corridoio e gli dissi che mi sarebbe piaciuto frequentarlo e assistere alle sue esecuzioni. Era piccolo, magro, curvo, quasi calvo, vestito miseramente, e i suoi occhi azzurri brillavano su un volto grottesco da satiro. Alle mie parole reagì con un misto di irritazione e paura, ma quando finalmente si convinse delle mie intenzioni amichevoli, con una certa scontrosità mi fece segno di seguirlo. Salimmo le scale vertiginose, cigolanti e buie che conducevano all'attico. La sua camera, una delle due che componevano la mansarda, era sul lato occidentale e dava sul muro coperto d'edera che chiudeva la strada. Era una stanza grande, o almeno sembrava tale per via della sua estrema nudità e trascuratezza. L'arredamento si limitava a un piccolo letto di ferro, un lavabo traballante, un tavolino, una libreria piuttosto grande, un leggio e 3 vecchie sedie. Spartiti musicali erano disseminati ovunque sul pavimento. Le pareti, fatte di nude assi di legno, probabilmente non avevano mai conosciuto l'intonaco, e la polvere, insieme alle ragnatele, dava alla stanza l'aspetto di un luogo abbandonato a se stesso. Era evidente che ordine e decoro, per Eric Zahn, appartenessero a un lontano universo dell'immaginazione. Mi fece cenno di accomodarmi e chiuse la porta col pesante chiavistello di legno. Poi accese una seconda candela, in aggiunta a quella che aveva portato con sé. Tolse la viola dalla custodia divorata dalle tarme e si accomodò sulla meno scomoda delle sedie. Non guardò il leggio e senza propormi alcuna scelta, ma suonando a orecchio, mi incantò per un'ora con invenzioni inaudite, composizioni straordinarie che dovevano essere opera sua. Tentare di descriverle è impossibile per uno che non abbia sensibilità musicali. Si trattava di una specie di fughe con passaggi ricorrenti di qualità straordinaria. Eppure, ciò che più mi colpì fu la completa assenza di quegli accordi fantastici che avevo udito altre volte dalla mia stanza. Ricordavo quelle note misteriose e a volte le avevo canticchiate e fischiate tra me senza farci caso. Così, quando il musicista posò l'arco, gli chiesi se potesse farmele ascoltare. La faccia rugosa da satiro perse subito l'espressione tranquilla e assorta che aveva avuto durante il concerto e tornò a mostrare quell'insieme di rabbia e paura che avevo notato al nostro primo incontro. Pensai che sarei riuscito a convincerlo e per risvegliare quella sua vena fantastica accennai uno dei temi che avevo udito la notte precedente. Ma durò solo pochi secondi. Non appena il muto riconobbe l'aria che stavo fischiando, il suo volto si deformò in un'espressione incomprensibile e la mano destra, fredda e ossuta, scattò verso la mia bocca per zittire l'imitazione. Tale strano comportamento fu accompagnato da un'occhiata terrorizzata verso quell'unica finestra nascosta dalle tende, come se Zahn temesse davvero l'arrivo di qualcuno. La cosa era doppiamente assurda, perché la mansarda dominava dall'alto i tetti circostanti ed era praticamente irraggiungibile. Come mi aveva detto l'affittacamere, la finestra era l'unico punto di tutta la strada da cui si potesse guardare oltre il muro d'edera. La direzione di quello sguardo mi fece tornare in mente le parole di Blandot e fui preso dal desiderio improvviso di vedere il vasto panorama che solo il bizzarro musicista tra tutti gli abitanti della Rue d'Oiselle poteva contemplare. Sotto di noi doveva estendersi un mare di tetti illuminati dalla luna. Mi avvicinai alla finestra e stavo per scostare le tende logore quando l'inquilino muto mi balzò addosso con un'espressione di rabbia e paura ancora più sconvolgente di prima. Indicò la porta con un brusco cenno del capo e cercò di trascinarmi in quella direzione con entrambe le mani. Sconcertato da quell'atteggiamento incomprensibile, gli chiesi di lasciarmi e gli promisi che me ne sarei andato immediatamente. La stretta di Zahn si allentò e vedendomi ferito e confuso,
Il mio ospite sembrò calmarsi un poco. Mi strinse il braccio, stavolta cordialmente, e mi fece accomodare. Poi si mise dall'altra parte del tavolo e con aria triste cominciò a scrivere un lungo messaggio a matita, in un francese incerto e pieno d'errori. Il biglietto che alla fine mi consegnò era insieme una richiesta di comprensione e un'offerta di scuse. Zan diceva di essere vecchio, solo e tormentato da strane paure e da disturbi legati alla sua musica e ad altre cose che non poteva spiegare. Gli aveva fatto piacere avere un ascoltatore e sperava che tornassi ancora, nonostante le sue eccentricità. Doveva tuttavia chiarire una cosa: non poteva suonare ad altri quelle particolari composizioni fantastiche e non sopportava di sentirle ripetere. Inoltre, non tollerava che si toccassero gli oggetti della sua stanza. Fino al nostro incontro non aveva mai immaginato che io potessi udire la sua musica e ora mi chiedeva di parlare con Blandò per ottenere una stanza diversa, magari a un piano più basso. In questo modo io avrei avuto notti più tranquille e lui avrebbe pagato l'eventuale differenza d'affitto. Mentre cercavo di decifrare quel francese incerto, cominciai a provare maggiore comprensione per il vecchio. Anche lui, come me, sembrava tormentato da disturbi fisici e nervosi, e i miei studi di metafisica mi avevano reso incline a una certa indulgenza verso simili anomalie. Nel silenzio echeggiò un lieve rumore proveniente dalla finestra. Probabilmente le imposte avevano sbattuto per il vento della notte. Eppure, per qualche motivo, trasalii quasi quanto Eric Zahn. Quando ebbi finito di leggere, strinsi la mano al mio ospite e me ne andai, da amico. Il giorno seguente Blandò mi assegnò una stanza più costosa al terzo piano, fra l'appartamento di un vecchio usuraio e la stanza di un rispettabile tappezziere. Il quarto piano era ora completamente vuoto. Dopo qualche tempo compresi che Zahn non desiderava affatto la mia compagnia, o almeno non quanto mi aveva lasciato credere per convincermi a cambiare stanza. Non mi invitava mai e quando andavo da lui di mia iniziativa sembrava inquieto e suonava senza trasporto. Tutto ciò accadeva sempre di notte, perché di giorno dormiva e non permetteva a nessuno di entrare. La mia simpatia per lui non crebbe molto, eppure quella stanza nella mansarda e la sua musica misteriosa continuavano a esercitare su di me un fascino singolare. Desideravo soprattutto guardare da quella finestra, vedere oltre il muro d'edera la distesa di tetti e campanili che doveva trovarsi sull'altro versante della collina. Una volta salii fino alla mansarda mentre Zahn era a teatro, ma la porta della sua camera era chiusa. Riuscii tuttavia ad ascoltare le sue esibizioni notturne, dapprima salendo in punta di piedi fino al mio vecchio quinto piano, poi, con crescente audacia, spingendomi lungo la scala cigolante che conduceva alla mansarda. Nel corridoio stretto, davanti alla porta chiusa e col buco della serratura coperto, udivo talvolta cose che mi riempivano di un terrore vago e indefinibile, quel genere di paura che accompagna il mistero e le cose inspiegabili. Non perché la musica fosse spaventosa, tutt'altro, ma perché quelle vibrazioni sembravano estranee ad ogni cosa terrestre. A volte avevano una tale risonanza sinfonica che stentavo a credere potessero provenire da un solo suonatore. Eric Zahn era senz'altro un genio dal talento sfrenato. Col passare delle settimane la musica divenne sempre più fantastica, mentre il vecchio artista si chiudeva sempre più nei suoi modi furtivi e nel suo aspetto spettrale e macilento. Guardarlo era una pena. Ormai rifiutava di lasciarmi entrare in qualsiasi momento e se ci incontravamo sulle scale cercava persino di evitarmi. Ma una notte, mentre origliavo alla sua porta, la viola esplose in una babele di suoni incontrollabili, un vero pandemonio, tale da farmi dubitare della mia stessa ragione se dalla stanza non fosse giunta subito una prova concreta che l'orrore era reale. Un urlo spaventoso e inarticolato, il terribile grido di un muto in preda a una disperata paura.
Bussai ripetutamente alla porta, senza ottenere alcuna risposta. Restai nel corridoio buio, tremando di freddo e di paura, finché non lo sentii tentare di rialzarsi da terra aiutandosi con una sedia. Convinto allora che si fosse appena ripreso da un malore, bussai di nuovo e pronunciai il mio nome per rassicurarlo. Sentii Zan barcollare verso la finestra e chiudere le imposte e il telaio. Poi venne alla porta, che aprì con mani tremanti per lasciarmi entrare. Stavolta il sollievo nel vedermi era autentico. Il suo volto stravolto si illuminò improvvisamente e mi afferrò per il bavero come un bambino si aggrappa alle gonne della madre. Tremava in modo pietoso. Mi fece entrare e si accasciò su una sedia. La viola e l'arco giacevano, abbandonati, sul pavimento. Per qualche tempo Zan rimase immobile, limitandosi a fare strani cenni col capo. Sembrava aspettasse, nel timore di sentire qualcosa. Poi si avvicinò al tavolo e scrisse un biglietto. Quindi tornò subito a scrivere, sempre più in fretta e senza mai fermarsi. Il primo biglietto era breve e mi supplicava, in nome della misericordia e della mia stessa curiosità, di aspettare finché non avesse preparato in tedesco un resoconto completo degli orrori e dei misteri che lo perseguitavano. Aspettai mentre la matita del muto correva febbrilmente sulla carta per quasi un'ora. I fogli scritti dal vecchio continuarono ad accumularsi, finché vidi Zan trasalire, come colpito da una scarica improvvisa. Non v'era dubbio. Fissava la finestra nascosta dalle tende e tendeva l'orecchio, tremando. Mi parve in effetti di sentire qualcosa. Non era un suono minaccioso, ma piuttosto una nota musicale, bassa, remota, infinitamente lontana, che sembrava provenire da qualche casa o edificio oltre il muro d'Edera che non ero mai riuscito a vedere. Doveva esserci un altro musicista là fuori. L'effetto su Zan fu terribile. Lasciò cadere la matita, scattò in piedi, afferrò la viola e prese a suonare verso la notte quella che ancora oggi considero la più bizzarra delle sue composizioni. Sarebbe inutile tentare di descrivere la musica di Eric Zan in quell'orribile notte. Fu la cosa più terrificante che avessi mai ascoltato, perché adesso lo vedevo in volto e sapevo che la sua ispirazione era la paura. Cercava di tenere a bada, o forse di soffocare, qualcosa che stava là fuori. Che cosa fosse non riuscivo neppure a immaginarlo, ma doveva essere qualcosa di mostruoso. Il concerto divenne fantastico, delirante, isterico, ma senza mai perdere le qualità geniali proprie di quello strano vecchio. Riconobbi il motivo: una frenetica danza ungherese molto popolare nei teatri, e capii che per la prima volta Zan stava eseguendo musica non sua. Sempre più forte, sempre più febbrile, l'arco infuriava sulla viola disperata. Il musicista era fradicio di sudore e si contorceva come un animale, senza mai distogliere lo sguardo dalla finestra nascosta. Quegli ultimi passaggi mi evocarono immagini di menadi e satiri impazziti che danzavano sopra abissi di nuvole, fumo e fulmini. Poi credetti di udire una nota più acuta e distinta che non veniva dalla viola. Una nota calma, implacabile, carica di significato, che si beffava di tutto e giungeva da un remotissimo occidente. A quel punto le imposte cominciarono a sbattere sotto le raffiche frenetiche del vento notturno, levatosi in risposta alla folle musica della stanza. La viola di Zan sembrò superare i limiti dello strumento stesso, emettendo suoni che non avrei mai creduto possibili. L'imposta prese a sbattere con ancora più violenza, finché il gancio cedette e andò a schiantarsi contro la finestra. Il vetro stesso andò in frantumi e il vento gelido irruppe nella stanza, facendo tremare le candele e sparpagliando le carte di Zan, i fogli sui quali aveva cominciato a scrivere il suo orribile segreto. Volsi lo sguardo al vecchio e mi accorsi che era ormai oltre il limite di ogni coscienza. I suoi occhi azzurri erano vitrei, sporgenti, ciechi, e la folle esecuzione si era trasformata in un caos di suoni meccanici e irriconoscibili che nessuna penna potrebbe descrivere.
Un colpo di vento più violento trascinò i fogli del manoscritto verso la notte. Cercai disperatamente di recuperarli, ma scomparvero prima che riuscissi a raggiungere la finestra infranta. All'improvviso ricordai il mio desiderio di guardare da quella finestra, l'unica in tutta la Rue d'Oiselle da cui si potessero vedere il fianco della collina e la città sottostante. Era una notte nerissima, sì, ma le luci di una grande città non si spengono mai davvero e mi aspettavo di scorgerle anche attraverso la pioggia e il vento. Eppure, quando guardai da quell'altissima finestra, con le candele alle mie spalle e la viola impazzita che gareggiava con l'ululato del vento, non vidi alcuna città. Non c'erano luci amichevoli, né strade familiari, ma soltanto la tenebra di uno spazio sconfinato che pulsava di una musica estranea a qualunque cosa terrestre. E mentre il terrore mi inchiodava sul posto, il vento spense le candele della vecchia mansarda, lasciandomi immerso in un buio fantastico e impenetrabile. Davanti a me il caos del vento e del pandemonio, alle mie spalle la follia della viola scatenata nella notte. Incapace di trovare una luce, arretrai di qualche passo e andai a sbattere contro il tavolo. Una sedia rovinò a terra, poi mi mossi verso il punto in cui le tenebre palpitavano di musica. Dovevo tentare di salvarmi e di salvare Eric Zahn, quali che fossero le forze che ci minacciavano. A un tratto ebbi la sensazione che qualcosa di gelido mi sfiorasse e urlai, ma il mio grido non riuscì a sovrastare il suono della viola. Poi l'arco impazzito mi colpì nel buio e capii di essere giunto accanto al vecchio. Tastai il buio, trovai lo schienale della sua sedia e lo scossi violentemente per una spalla nel tentativo di riportarlo in sé, ma non reagì e la viola continuò a suonare senza tregua. Portai allora la mano verso la sua testa e riuscii a fermare quei cenni meccanici che continuava a fare nell'oscurità. Gli urlai all'orecchio che dovevamo andarcene, dovevamo fuggire da quella minaccia sconosciuta venuta dalla notte, ma non mi diede ascolto e continuò a suonare con una frenesia sovrumana, mentre misteriose correnti d'aria sembravano danzare nel buio del pandemonio. Quando gli sfiorai un orecchio con la mano rabbrividii, senza sapere perché. Poi toccai il volto freddo e immobile, quel volto rigido e senza respiro, con gli occhi spalancati nel vuoto, e compresi che Zahn non c'era più. Allora non so come trovai la porta e aprii il pesante lucchetto. Mi precipitai fuori, lontano dal cadavere, dagli occhi sbarrati e dalla macabra suonata della viola, la cui furia sembrava crescere mentre fuggivo. Volai giù per le scale buie e mi precipitai nell'antica stradina fiancheggiata da case pericolanti. Divorai i gradini di pietra e l'acciottolato che conducevano alle strade più basse e al fiume putrescente. Poi, senza fiato, attraversai il ponte di pietra e sbucai nei grandi boulevard illuminati. Sono gli ultimi ricordi che conservo di quell'avventura. Ricordo che non c'era vento, la luna splendeva e le luci della città brillavano, come sempre. Nonostante le ricerche e le indagini più scrupolose, non sono mai riuscito a ritrovare la Rue d'Oiselle. Non me ne dispiace troppo, come non mi dispiace che sia andato perduto in qualche abisso inimmaginabile il manoscritto che solo avrebbe potuto spiegare la musica di Eric Zahn.